Bestiali, bestiali. Oggi sono a bordo di una Mercedes-Benz GLC 63 AMG S e-Performance Coupé, nuovissima, appena ritirata dal concessionario. Monta il 2000 M139 in una configurazione ancora più estrema. Dai 421 cavalli si passa a 476 e grazie a un motore elettrico posteriore con batteria da 6,1 kWh si aggiungono altri 204 cavalli, restituendo una potenza totale di 680 cavalli e 1020 Nm di coppia. Le prestazioni, nonostante la mole vicina ai 2300 kg, sono impressionanti, con 1-0 a 100 in 3 secondi e mezzo e una velocità massima autolimitata a 275 km/h. A gestire gli enormi valori di coppia c'è il cambio automatico sequenziale a 9 rapporti 9 G-Tronic. Questa è una trasmissione sviluppata internamente dalla Casa della Stella e gode di tutta l'esperienza raccolta per diventare il cervello della vettura, garantendo cambiate fulminee, zero ritardi di risposta e consumi ottimizzati per quanto possibile. La trazione è l'integrale Formatic Plus, che ha l'arduo compito di tenere in strada in ogni condizione questo bestione. L'elettronica anche qui fa da padrone, variando continuamente l'erogazione della coppia da 50 e 50 sui due assi fino a 100% posteriore. Se si è avuto la possibilità di guidare allegramente una giapponese, scappa un po' da ridere sentir chiamare trazioni integrali questa diavoleria. Diciamo che fa il suo, rendendola il più sicura ed ingessata possibile. Questa GLC condivide il propulsore con l'A45 AMG, quindi mi è impossibile non avere dei flashback di quella prova. Avevo intuito le potenzialità dell'M139, era chiaro che avesse ampi margini di miglioramento, però ritrovarlo qui con l'ausilio dell'elettrificazione è spiazzante. Lascia senza parole, ha un'erogazione esplosiva tenuta in riga solamente dall'elettronica. Va come un razzo ed il cambio qui a 9 rapporti anziché 8 è ancora più fulmineo e intuitivo. Tecnologicamente parlando, Mercedes è di un altro pianeta. Nota a margine dolente, la GLC 63 AMG di prima generazione montava un bel 4 litri V8 biturbo che faceva 30 cavalli in più rispetto a questo 2 litri. Da una parte va detto che in quanto a progressione e sound ha perso l'ira di Dio, però con un semplice 4 cilindri scarica dei numeri assurdi. Questa è una vettura che verrà sempre acquistata per ostentazione. Ok il downsizing, però che palle. Guidando sulle mie strade sono abituato ad avere certi tipi di riferimento, dei paletti, una curva, un punto di staccata. Siamo su strada, non ne facciamo numeri assurdi, però comunque inevitabilmente ti prendi dei riferimenti. Questa sul dritto, sull'accelerazione, batte tutte le macchine che ho provato qua, partenza da fermo, tutte. Batte la mia di 20 km/h secchi nella stessa distanza, sarà un 400-500 metri, 20 km/h in più, e a ricordo mi sembra una decina in più dell'A45. Porca puttana. La GLC Coupé nacque nel 2016 come variante sportiveggiante della GLC, SUV nato per sostituire la deludente GLK. Dopo una prima serie con numeri di vendita incredibili, arrivò prima un facelift e poi la nuova versione nel 2022, costruita sulla piattaforma MRA2, condivisa con la classe C. Ad inizio 2020 provai la GLC 250 e la trovai estremamente comoda, spaziosa e facile da guidare, nonostante rispecchiasse alla perfezione la stazza tipica del SUV.
Dopo 4 anni sono riuscito a mettermi alla guida della GLC Coupé più potente a listino, versione esteticamente più gradevole, considerando comunque che si tratta di un peso massimo non indifferente. L'impianto frenante è ottimo e non poteva che essere così, perché sennò t'ammazzi in mezza giornata questa roba qua. Dà una sensazione allucinante di velocità. È una cosa che capita spesso su macchine potenti e soprattutto con un alto livello di insonorizzazione come quelle moderne. Qui però ti dà veramente poca sensazione di velocità, ti ritrovi con numeri sul tachimetro assurdi ma non ti sembra assolutamente di andare forte. Questa è una macchina da multe ed autovelox praticamente perfetta. Il design esterno della GLC Coupé non è stato stravolto granché rispetto alla precedente generazione. Frontale sempre imponente con nuovi gruppi ottici e LED, mascherina dedicata ed ampie prese d'aria anche se sono piene di plastica. Fiancata piazzata e muscolosa che conduce ad un posteriore massiccio contrassegnato da uno spoiler accennato ed un enorme diffusore che ingloba i 4 terminali di scarico trapezoidali. Ad ogni modo, le novità degne di nota sono tutte a bordo. I rivestimenti sono di primo ordine grazie a pelle in microfibra microcat AMG ovunque con volante e sedute AMG Performance. Il sistema di infotainment MBUX ruba la scena ad ogni altro dettaglio, offrendo sempre quella sensazione di essere a bordo di un'astronave. Provo Mercedes da molti anni e via via il focus della casa è sempre più spinto sul sorprendere e coinvolgere prima sugli spazi a bordo che nella guida vera e propria. Sempre meno auto e più ambiente living, ahimè il cliente cerca quello e quello viene offerto. Trasferimento di carico è una roba assurda, lavora veramente tanto per stare in strada e non perdere aderenza, ce la fa, però ragazzi che roba, che bestia, che un condominio con le ruote sta roba, mamma mia. Però si ha una sensazione di dominio stradale incredibile, molto piacevole, non posso negarlo. E vi dirò, come mi sono già lasciato scappare precedentemente con la A45, comincia a piacermi sempre più Mercedes. Mi ci trovo bene, mi trovo a mio agio. E vi dirò un'altra roba, che è un dettaglio, però tutto fa brodo. La questione del selettore del cambio, averlo qui rispetto ad averlo come un cambio tra virgolette tradizionale, no? Come ce l'ha Audi. Inizialmente con Mercedes mi trovavo male, dicevo sembra una Cadillac americana che ha le marce qua, invece adesso mi ci trovo molto meglio, è molto più rapido, intuitivo, è una questione forse anche di gusti, una questione di abitudini, però vi dirò che sta cosa via via più ne guido e più mi ci trovo bene. A livello tecnico ed ergonomico secondo me così è meglio. Il prezzo di listino, come era ampiamente prevedibile, è molto impegnativo. Se i prezzi per la semplice GLC 200 partono da 71.000 euro, per la top di gamma il configuratore ufficiale parte da 128.836 euro. Questa ha pure degli optional aggiuntivi e la Edition One che fanno lievitare ulteriormente il costo finale. Non è decisamente a buon mercato, visto che siamo attorno ai 170.000 euro. Se diamo uno sguardo all'usato, la situazione non migliora granché. La Coupé è nuovissima e i pochissimi esemplari vanno dai 120.000 euro a salire in base a chilometraggi ed allestimenti. È un bagno di sangue. Però, essendo plug-in hybrid, almeno in Veneto, si risparmia sulle tasse per i primi 3 anni ed è già qualcosa. Non paga niente di bollo e superbollo per i primi 3 anni.
incredibili. Dopodiché li paga sul motore termico e non su quello elettrico, ad onor di cronaca. Io mi immagino un pacchetto tecnologico del genere su macchine molto più leggere. Come ho detto in apertura, qua siamo sui 2300 kg, 23 quintali di roba sono veramente tanti. A mio parere, su, non dico un AMG GT, che è proprio il non plus ultra della sportività, però su una macchina, anche su una classe C, avere una potenzialità del genere è mostruoso. Chiaro, però non è il caro vecchio V8 che borbotta, sputa fuoco, benzina e ti fa venire la pelle d'oca. Mancherà di più sicuramente a gente âgée, non di certo non mancherà alle new generation, che si prendono una di queste, vanno forte e sono tranquilli, e ci hanno parzialmente ragione, perché è una macchina anche affidabile, veloce, comoda, spaziosa, tutto quello che vuoi. A una certa uno, non dico che deve accettare la cosa, però non è così male, ecco, non è così male. Starò invecchiando? Può essere, non mi sento di escluderlo. Ma su un progetto del genere l'elettrificazione non rompe le palle, perché non disturba nessuno, è un'opzione, non è un obbligo. Come ripeto, quando provo le macchine elettriche, se non fossero state così spinte, così rese quasi obbligatorie, le persone le avrebbero accettate molto meglio. Qui è un'opzione, ci fai pochi chilometri, vabbè, però così mi dà spinta, mi dà forza, non ci pago grosse tasse, è perfetto. La GLC 63 AMG è una sorta di creatura mitologica, figlia di comodità, lusso, cavallerie esagerate e progresso tecnologico. È grossa, pesante, potente, sfarzosa, addirittura ibrida. Apriti cielo! Per farvela a breve, non elogerò le sue doti sportive, non ne ha, né vi consiglierò di prenderla per le sue doti in elettrico, anche lì non ci siamo, le autonomie sono bassissime. Posso solo dire che ogni tentativo di descriverla cade come un castello di carte quando si affonda forte sull'acceleratore a bordo di quello che più si avvicina al Millennium Falcon.